Bentornati a tutti sul canale, visto che ho pubblicato di recente sulla mia pagina di GitHub i sorgenti YAML delle pagine di OpenHub che utilizzo per il pannello di controllo sul tablet, ho pensato di fare un piccolo video per far vedere come si possono utilizzare per la creazione veloce di nuove pagine sul proprio OpenHub. Ovviamente non sarà solo un semplice copia e incolla, ma con questo metodo riusciamo ad avere una base di partenza comoda sulla quale lavorare e fare le proprie personalizzazioni, come ad esempio i nomi degli item che saranno sicuramente diversi da quelli che ho utilizzato io. Andiamo quindi a vedere come si crea una pagina a partire dai sorgenti YAML. Partiamo quindi dalla mia pagina di GitHub, andiamo a vedere i repository e l'ultimo aggiornato è OpenHub 3, che è quello che contiene appunto i sorgenti delle pagine di cui dicevamo prima. Andiamo a vederlo. Nella cartella Pages abbiamo per tipologia di pagina i sorgenti delle pagine, quindi le pagine dei floor plan, che sono primo piano, piano terra, giardino e seminterrato, che abbiamo visto nel video, le pagine di layout, che sono la home page e quella che gestisce gli allarmi, e la pagina da tabbed, che è quella, il contenitore che racchiude tutto. Andiamo a prendere ad esempio un floor plan, prendiamo il seminterrato. Vedete, questo è il codice YAML che serve a creare la pagina senza dover lavorare sull'interfaccia grafica di OpenHub 3. Ovviamente all'interno di questo sorgente ci sono dei riferimenti a delle cose mie, tipo l'URL dell'immagine di sfondo del floor plan, i nomi degli item e eventuali altre cose come anche personalizzazione di colori, formule, eccetera. Comunque tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti lo dovreste trovare qua e potrebbe essere una buona fonte di copia e incolla per non partire da zero. Quindi andiamo a vedere come una volta decisa la pagina che si vuole creare, anzi la pagina che si vuole copiare sul proprio OpenHub, vediamo quali sono gli step da seguire. Quindi proviamo a creare una copia della pagina floor plan del seminterrato. Quindi la prima cosa da fare è andare su OpenHub e creare una nuova pagina della tipologia che abbiamo scelto. Ovviamente qua ci sono quelle che ho già creato e aggiungo una pagina di tipo floor plan. Non tocco nulla nella parte di interfaccia, vado su code e copio e incollo il sorgente della pagina YAML. Facciamo row, così è più facile fare copia e incolla. Vengo qui, cancello tutto e incollo. Se torno su design, vedete che mi trovo tutto compilato con le impostazioni che in teoria sono relative alla mia pagina di partenza. A questo punto posso lavorare per come sono comodo, quindi lavorare col design o lavorare direttamente nel code per andare a fare delle modifiche e personalizzare la mia pagina nuova. Quindi io per prima cosa gli cambio la label, così la riconosco rispetto a quella originale. Poi in teoria una cosa che immagino tutti debbano cambiare è l'URL dell'immagine di sottofondo, perché questa è la mia immagine, quindi qualcuno avrà un percorso sicuramente diverso, un nome dell'immagine sicuramente diverso, quindi vengo qua e la cambio. E poi sicuramente bisognerà cambiare i nomi degli item, che si può fare se switchiamo in run mode interattivamente, però potrebbe essere un po' lungo. Se uno i nomi degli item ce li ha già a disposizione direttamente dal codice, forse viene più facile. Basta andare a cercare i nomi degli item miei e cambiarli anche nelle relative formule. Ovviamente anche le formule immagino che qualcuno se le vuole personalizzare per dare un comportamento visivo diverso rispetto a quello che ho fatto io, però diciamo che la struttura di partenza è bella fatta.
magari anche le soglie della temperatura per visualizzare i vari colori, eccetera, eccetera. Però in teoria con queste semplici operazioni io mi ritrovo una pagina pronta ad essere usata. Se magari la salvo è meglio. Quindi vengo qua, ho la mia seminterrato new, se ci clicco run mod, eccola qua, bella funzionante, è praticamente identica a quella che ho creato io a mano. Diciamo che l'operazione è molto semplice e il tempo che ci vuole per creare la pagina dipende da quante personalizzazioni poi ognuno deve fare. Però in questo modo ci si ritrova in automatico tutte le formule e tutte le logiche anche sulle azioni che vengono fatte sugli item. Cambiando immagine di sfondo e nome degli item e eventualmente immagino anche la posizione, però la posizione è facilmente cambiabile da interfaccia, abbiamo la pagina finita in pochi clic.